Pianeta Terra. Centinaia di milioni di anni nel futuro. Alcuni esploratori intergalattici tornano sul proprio pianeta d'origine in cerca di segni di antiche civiltà. Trovano un mondo cambiato al di là di ogni previsione. I continenti che conosciamo oggi sono scomparsi. Al loro posto c'è una gigantesca massa di terra con enormi catene montuose, imponenti campi di neve gelata e ghiacciai. Le fiorenti metropoli che stanno cercando sono scomparse. Tutto ciò che rimane è qualche detrito, schiacciato e sepolto sotto tonnellate di roccia. Potrebbe essere questa l'immagine futura della Terra? Ai confini della scienza si chiede quali forze potrebbero creare un mondo così freddo e desolato e indaga su come l'imponente forza della deriva dei continenti possa dare forma al nostro pianeta e rimodellarlo in un interminabile ciclo di costruzione e distruzione. La Terra, il nostro pianeta. Dallo spazio si possono facilmente distinguere le caratteristiche masse continentali. Nord America, Sud America, Africa, Antartide, Europa, Asia e Australia. Giganteschi blocchi di terra separati dagli oceani, che hanno stabilizzato le condizioni ambientali e permesso così alle civiltà e alle città di evolversi e prosperare. Immaginate il nostro pianeta devastato da venti tempestosi ed esposto a sbalzi di temperatura, enormi congelamenti, ondate di caldo e siccità. Un mondo in cui le città vengono schiacciate e distrutte, in cui l'Africa calpesta New York e Londra si congela al Polo Nord. Il futuro geologico di New York sarà piuttosto traumatico. L'America del Nord e l'Europa si scontreranno. Il mondo che vediamo oggi sarà irriconoscibile. Questo non è un quadro della Terra dopo un devastante disastro nucleare. Questa è la forma che la natura darà al nostro pianeta tra molti milioni di anni. Questo incredibile rimodellamento è parte del ciclo naturale che ha formato la Terra negli ultimi 4 miliardi di anni e che continuerà fin quando il Sole la distruggerà, una volta per tutte. Oggi i continenti possono sembrare solidi, sicuri, ben saldi. Ma le cose non stanno affatto così. Questi grandi blocchi di terra sono in costante movimento. Accelerando gli ultimi miliardi di anni, si possono vedere i continenti navigare attraverso il globo. Potenti forze all'interno del pianeta staccano i continenti, poi li fanno scontrare, in un ciclo sempre mutevole di morte e rinascita. Gli oceani scompaiono, le montagne si sgretolano e poi sorgono di nuovo. Blocchi di terra si formano e si riformano. La deriva dei continenti sprigiona un'incontrollabile energia. La storia del pianeta Terra è piena di cambiamenti che fanno parte della natura. Questi cambiamenti continuano ancora oggi e lo faranno. Per capire in che modo i continenti danno forma al nostro mondo, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo, fino alla genesi della Terra. 4 miliardi e mezzo di anni fa. Dai resti della formazione del Sole si crea la Terra. Polvere e detriti si scontrano e si raggruppano. Una volta che questi ammassi raggiungono un diametro di 800 metri, creano la gravità necessaria per attrarre altro materiale. Lentamente, questi blocchi si trasformano in 20 pianeti.
Nell'orbitare intorno al Sole, i nuovi pianeti cominciano a scontrarsi. La collisione con il pianeta Theia, che dà origine alla Luna, distrugge la superficie della Terra. L'energia sprigionata dall'urto scalda incredibilmente la Terra. Con una temperatura di circa 6.000 gradi centigradi, è oltre 7 volte più calda dell'interno di un forno crematorio. La Terra è una massiccia palla fusa di lava bollente. Questo è l'inferno primordiale, in cui migliaia di asteroidi e comete bombardano il nostro pianeta. Ma nelle viscere del pianeta inizia un processo che porterà alla formazione della crosta. Gli elementi più pesanti, piombo e nickel, sprofondano verso il centro della Terra e formano un nucleo fuso. Gli elementi più leggeri, compresi ossigeno e silicio, salgono in superficie sotto forma di vulcani di roccia fusa. Lentamente la superficie della Terra si raffredda e la lava fusa si solidifica a formare lembi di crosta. È l'origine dei primi continenti. Ma proprio mentre nascono, cominciano a lottare per la sopravvivenza. Siamo stati bombardati da un'infinità di asteroidi all'inizio della storia del nostro pianeta. L'assetto dinamico cambiava continuamente con quegli impatti devastanti. Sam Bowring, professore di geologia, è un esperto della genesi della Terra e dell'origine dei continenti. Quando si formò la prima crosta terrestre? È una domanda interessante. Suppongo che si formò il primo giorno. Il punto è, per quanto tempo si è conservata? Quando la Terra veniva costantemente bombardata da asteroidi, la probabilità di proteggerla era molto bassa. L'implacabile bombardamento distrugge la crosta del nuovo pianeta quasi contemporaneamente alla sua formazione. Questo riciclaggio della superficie continua per molti milioni di anni. Credo che non appena il flusso di asteroidi cominciò a diminuire e la Terra ebbe modo di svilupparsi, la crosta durò un po' di più. Con il tempo, gli impatti con gli asteroidi diminuiscono. La superficie della Terra continua a raffreddarsi, ma manca ancora un ingrediente essenziale: gli oceani. Dove la Terra abbia preso l'acqua è stato un argomento controverso per anni. La maggior parte delle persone pensa che molti corpi meteoritici contenessero molta acqua. $4 miliardi e 400 milioni di anni fa. Il nostro pianeta ha 150 milioni di anni e si sono formati i primi blocchi di terra. Non sono come i continenti che oggi riconosceremmo all'istante. Sono solo delle masse rocciose che galleggiano sopra al mantello, ma che grazie alla loro particolare proprietà sono in grado di formare lo scheletro dei futuri continenti. Si tratta di un tipo di roccia abbastanza leggera da non sprofondare nelle viscere della Terra: granito. In Sudafrica, nelle regioni di Kaapval, a sud-ovest di Johannesburg, i geologi esaminano del granito primordiale sopravvissuto ai danni provocati dal tempo. Questi sono gli antichi resti di quello che, secondo alcuni, è il primo vero continente. Stiamo osservando i residui delle prime formazioni continentali. Questa è una delle più vecchie, ma anche una delle meglio conservate. Il geologo Alex Kisters studia come il granito ha formato i primi continenti. Queste rocce sono molto importanti perché si sono conservate molto più che in altri posti. Così possiamo studiare i processi che contribuirono alla formazione della prima crosta. Kisters sta raccogliendo dei campioni per datare il granito. Estraiamo dei piccoli elementi di roccia e poi li mandiamo in laboratorio. La datazione è un processo molto complicato perché in lunghi periodi di tempo i minerali possono decomporsi e formare nuove rocce. Gli scienziati cercano un elemento abbastanza resistente da aver superato la prova del tempo. La risposta è lo zircone.
Un cristallo che si forma all'interno della roccia fusa non appena si solidifica. Anche se la roccia si distrugge, gli zirconi sono abbastanza resistenti da sopravvivere. Lo zircone è un minerale davvero interessante e conserva sia l'uranio che il piombo prodotto, fornendoci delle capsule di tempo naturali. Per comprendere questo processo, immaginate che questa clessidra sia un cristallo di zircone appena formato. La sabbia in cima rappresenta l'uranio, quella sul fondo rappresenta il piombo. Nell'arco di milioni di anni, l'uranio all'interno dello zircone si trasforma in piombo. Facendo il rapporto tra la sabbia in cima e quella sul fondo, sapremo quanto tempo è trascorso. L'inesorabile decadimento dell'uranio in piombo ci fornisce una sorta di orologio naturale. Utilizzando questa tecnica, i geologi stabiliscono che questo granito ha 3 miliardi e mezzo di anni. È una delle rocce più antiche del pianeta. Queste rocce costituiscono la maggior parte di quello che è conosciuto come cratone di Capval. Un cratone è un vecchio blocco di roccia abbastanza leggero da galleggiare sul mantello intorno al quale è cresciuto un continente. Sono stati trovati dei cratoni molto vecchi anche nel cuore dell'Australia e del Nord America. Il cratone di Capval in Sudafrica si estende per 750.000 km², pari a 2 volte e mezzo l'Italia. Senza il granito, il cratone e l'attuale crosta continentale non esisterebbero. Ma da dove proviene il granito? Per crearlo serve la giusta miscela di minerali. Una nuova teoria sostiene che la vita stessa abbia fornito gli ingredienti mancanti. Può sembrare in apparenza un'idea assurda, ma ci sono delle prove che gli organismi viventi che utilizzano la fotosintesi sono comparsi quasi contemporaneamente alla formazione dei continenti. 3 miliardi e 800 milioni di anni fa. Gli scienziati sostengono che i primi organismi, i microbi, abbiano accelerato la decomposizione della roccia che era emersa dalla crosta terrestre. Durante centinaia di migliaia di anni, la roccia si decompone in altri minerali che affondano nuovamente nel mantello. In profondità si riscaldano e formano magma granitico che risale verso i protocontinenti, si raffredda e crea enormi e solide masse rocciose. Una volta stabilizzato, il cratone inizia a crescere, dando origine a nuovi piccoli continenti. Ma i cratoni non sono gli unici fattori all'opera. All'interno del pianeta si stanno generando forze più potenti, forze in grado di staccare i continenti e farli scontrare, cambiando per sempre l'aspetto della Terra. Quattro miliardi e mezzo di anni fa si forma la Terra. Per molti anni viene bombardata da asteroidi e meteoriti. Lentamente il pianeta, fuso, si raffredda e intorno ai cratoni di roccia granitica si formano piccoli blocchi di terra. Dalle viscere del pianeta imponenti forze staccano questi piccoli protocontinenti e li fanno scontrare, fino a farli diventare i vasti continenti che vediamo e conosciamo oggi. La superficie della Terra, la crosta, è formata da un enorme mosaico di pezzi interdipendenti chiamati zolle tettoniche. Le zolle giacciono sopra al mantello, lo strato tra la crosta e il nucleo della Terra. Nonostante il mantello sia fatto di roccia, il calore e la pressione in profondità lo rendono sufficientemente fluido da permettere alle placche sovrastanti di spostarsi di diversi centimetri all'anno. Prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti vengono fornite nel 1912 dallo scienziato tedesco Alfred Wegener. Egli nota che vengono trovati gli stessi fossili in oceani lontani tra loro. Il paleontologo Mark McManaman, professore al Mount Holyoke College nel Massachusetts, è un esperto in catalogazione di fossili. Wegener fece notare che un organismo d'acqua dolce non può attraversare un mare salato, quindi se trovi fossili dello stesso organismo d'acqua dolce o di terra in 2 continenti a grande distanza, vuol dire che una volta erano vicini. Classificando i tipi di fossili in diversi posti, gli scienziati possono comprendere quali continenti in passato erano uniti.
La distribuzione dei fossili ci dirà dove si trovano gli organismi e come erano disposti i continenti. Fossili identici ma rilevati in parti diverse implicano che i continenti si sono spostati. Quando espone per la prima volta la propria teoria della deriva dei continenti, Wegener viene deriso. L'idea che i continenti possano effettivamente muoversi viene considerata assurda. Il problema è che lui non sa come si muovano i continenti. Il meccanismo non viene scoperto fino al 1960. La tettonica a zolle è alimentata dal calore. La tettonica a zolle deriva dal fatto La temperatura del nucleo interno è di 5500 gradi centigradi, pari a quella della parte esterna del Sole. Gran parte del calore è dato dalle collisioni e dal massiccio bombardamento subito dalla Terra durante i primi giorni di vita. Il resto deriva dal decadimento radioattivo degli elementi pesanti all'interno del nucleo. Il calore che fuoriesce crea delle correnti convettive nello strato contiguo, il mantello. Il processo è lo stesso di una lava lamp, il cui calore della lampadina sul fondo crea correnti convettive nel liquido, spingendo continuamente in alto la lava sintetica. Il calore fonde parte del mantello e porta in superficie lingue di magma, cioè roccia fusa. La lava fuoriesce dalle spaccature tra le zolle, creando nuova roccia, che spinge in direzioni opposte. Credo che la tettonica a zolle sia inevitabile su questo pianeta. È un modo decisamente efficace per raffreddare la Terra. La formazione di nuova roccia allontana le placche e modifica i continenti sovrastanti. Oggi la maggior parte di questa nuova roccia si forma sotto il mare, creando vaste catene montuose vulcaniche che si estendono attraverso tutti i maggiori oceani. Una di queste catene si può osservare chiaramente sul fondo dell'Oceano Atlantico, lungo la dorsale medio-atlantica. Si estende per più di 19.000 chilometri, dall'Artico all'Antartico. E in alcuni punti affiora perfino in superficie. L'Islanda è stata creata dalla lava vulcanica fuoriuscita dalla giuntura tra la placca nordamericana e quella eurasiatica. Si tratta di uno dei pochi posti al mondo in cui si può realmente osservare i continenti allontanarsi. Queste sono formazioni uniche. Sembra un grande libro di geologia. È qui che è nata la crosta terrestre. Paul Einarsson, professore di geofisica all'Università dell'Islanda, controlla la dorsale medio-atlantica in cui le placche continentali vengono separate. In Islanda la dorsale è ampia quasi 5 chilometri. Da una parte c'è la placca nordamericana, dall'altra quella eurasiatica. Quando si forma nuova roccia nel suo centro, la faglia cresce e spinge l'America settentrionale e l'Europa in direzioni opposte. L'Oceano Atlantico si allarga e i due continenti si allontanano. Alla fine, l'Atlantico potrebbe diventare grande come il Pacifico. Per calcolare la velocità a cui si muovono, Einarsson effettua dei rilevamenti con il GPS in punti specifici lungo il margine della placca. Se mettiamo l'antenna in cima al punto, possiamo calcolarne l'esatta posizione rispetto al centro della Terra. Nonostante la dorsale appaia tranquilla e non ci sia magma che affiora in superficie, le misurazioni di Einarsson mostrano che i due continenti si stanno allontanando di circa 2,5 cm all'anno. Quindi, alla fine di questo secolo, l'Europa e l'America si saranno allontanate di circa 2,5 metri. Il movimento che interessa l'Islanda è tipico del processo di formazione dei continenti, iniziato 4 miliardi e 400 milioni di anni fa. Fa parte del grande ciclo dei continenti. La nuova crosta creata sulla dorsale medio-atlantica si allontana, si raffredda e alla fine torna a sprofondare. Quando si formarono i protocontinenti, c'erano diverse zolle in continua collisione fra loro che spingevano la crosta appena formata attraverso il pianeta. Oggi esistono più di 12 placche, alcune che si scontrano, altre che si allontanano. Sono abbastanza potenti da spostare un continente come l'America settentrionale di 4.800 km in 200 milioni di anni,
ovvero di 24 chilometri ogni milione di anni. La Terra, 3 miliardi e 400 milioni di anni fa. La tettonica a zolle spinge i protocontinenti l'uno verso l'altro. Si uniscono a formare blocchi di terra ancora più grandi. Gli scienziati sostengono che più cratoni abbiano formato un'enorme distesa di terra continua, un supercontinente. Viene chiamata Valbara. Gli scienziati sono incerti sia sulla forma che sulle dimensioni, poiché ne sono rimasti soltanto pochi frammenti, come il cratone in Sudafrica. Ma i giorni di Valbara sono contati. Sotto sta crescendo un fiume di magma che sta per fare a pezzi il primo supercontinente. Due miliardi e 700 milioni di anni fa. Valbara, il primo supercontinente, domina ancora il pianeta. Ma la tettonica a zolle, alimentata dal calore proveniente dal nucleo della Terra, sta per distruggerlo. La roccia, però, è un ottimo isolante. Quando un continente diventa molto grande, la roccia imprigiona il calore sottostante. La temperatura aumenta sempre più e sotto l'enorme massa continentale si forma una lingua di magma incandescente. Il calore continua ad aumentare e la pressione nel mantello sale. Alla fine, la crosta non può più trattenere la pressione e la lava bollente fuoriesce, squarciando la terra. Oggi possiamo assistere a questo processo in Africa. Il calore proveniente dal nucleo sta lacerando il continente. Un enorme Rift Valley si estende dal Mar Rosso al Mozambico. Si stanno aprendo gigantesche spaccature nel terreno. I vulcani, come il Kilimangiaro, indicano i punti in cui in passato la roccia fusa ha raggiunto la superficie. Fra 10 milioni di anni, la metà orientale del continente si staccherà. Alla fine, la lava fusa intrappolata sotto il supercontinente di Valbara fuoriesce dalla superficie rocciosa e il continente si divide in pezzi più piccoli. Questi frammenti navigano lungo la Terra, ma nessuno sa che cosa stia accadendo o quale sia l'aspetto del pianeta in questo momento. La Terra sta entrando nell'età buia. Si è formata da oltre 2 miliardi e mezzo di anni e ne deve aspettare più di 1 miliardo prima che si formi un altro supercontinente. La Terra sta iniziando un ciclo mortale di distruzione e rinascita. La teoria della deriva dei continenti sostiene che ci siano delle fasi cicliche di dispersione e ammassamento. I continenti, quindi, prima si allontanano e poi si scontrano. Per farlo, impiegano centinaia di milioni di anni, o anche più. Quando un vasto continente si scinde, i singoli pezzi si allontanano, spinti dalla formazione di nuovo terreno sulla dorsale. Dato che l'estensione superficiale della Terra è invariabile, la quantità di terreno che si crea in un punto deve scomparire in un altro. Questo processo avviene nelle fosse di subduzione ai margini delle placche. In una fossa di subduzione la crosta si immerge nel mantello per essere fusa e formare così nuova roccia. Quando la placca scivola all'interno, unisce due pezzi di terra. Quando questi si scontrano, inizia a formarsi un nuovo supercontinente. Ora siamo a 1 miliardo e 100 milioni di anni fa. Si è formato il secondo supercontinente conosciuto. Si chiama Rodinia e comprende quasi tutta la roccia continentale della superficie della Terra. Ancora nessuno sa esattamente quale aspetto abbia. Tuttavia, la sua parte centrale diventerà l'America settentrionale. 350 milioni di anni dopo, quando l'aumento del calore sotto la crosta terrestre sgretola Rodinia, il ciclo di annientamento e creazione si rinnova. Quando Rodinia si divide, forma diversi continenti più piccoli. In milioni di anni si allontanano e poi si riuniscono di nuovo a formare Gondwana, un supercontinente nell'emisfero australe.
Infine, dopo molte centinaia di milioni di anni, Gondwana si divide lentamente. La tettonica a zolle spinge indietro i lembi di crosta e crea l'ultimo supercontinente. Si tratta di un enorme territorio conosciuto come Pangea. Qui ci sono tutti i continenti che conosciamo oggi fusi insieme. I geologi sono in grado di individuare le posizioni di ogni continente, perché 350 milioni di anni fa sulla Terra c'erano già numerose specie viventi, ognuna situata in una regione diversa. Questo campione che ho in mano è il primo trilobite che è stato ritrovato negli Stati Uniti. È esattamente lo stesso tipo di trilobite che si trova dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, in Nord Africa. Quindi sappiamo che i trilobiti nel vecchio e nel nuovo mondo devono essere stati a contatto, perché sono strettamente imparentati. I reperti fossili mostrano che l'America settentrionale e l'Europa giacevano una a fianco all'altra. La zona in cui si trova ora New York era vicina al Marocco, in Nord Africa. L'Oceano Atlantico non esisteva. Il Sud America si appoggiava alla costa occidentale dell'Africa, mentre a quella sudorientale dell'Africa erano attaccate l'Australia, l'India e l'Antartide. La Pangea è un'enorme massa di terra ininterrotta. Non solo dà un aspetto completamente diverso al mondo, ma ha anche un effetto drammatico sul clima. Poiché gran parte della Terra si trova lontano dal mare, da una stagione all'altra il clima dell'interno cambia radicalmente. È molto caldo in estate ed estremamente freddo in inverno. Non c'era la mitigazione da parte degli oceani come oggi. Era un mondo molto diverso e in qualche modo più duro e inospitale, almeno per gli organismi terrestri. Si pensa che i cambiamenti di clima provocati dalla formazione della Pangea abbiano contribuito a una delle più grandi estinzioni di massa mai avvenute. Questo avvenimento, noto come estinzione di massa permo-triassica, annienta circa il 90% di tutta la vita sulla Terra. È considerata la madre di tutte le estinzioni di massa. Personalmente credo che la formazione della Pangea, con i suoi devastanti effetti climatici, sia da ritenere un fattore scatenante, ma non certo l'unico. 250 milioni di anni fa, il supercontinente Pangea si sta disgregando. I continenti che conosciamo oggi iniziano a prendere forma. Nelle successive decine di milioni di anni, l'America meridionale si staccherà dall'Africa, l'America settentrionale dall'Europa e l'Australia si separerà dall'Antartide, dirigendosi a nord, verso zone più calde. La disposizione dei continenti sta diventando familiare, anche se il loro aspetto non è ancora ben delineato. Le catene montuose più grandi del mondo, le Alpi e l'Himalaya, e le vallate più vaste come il Grand Canyon devono ancora formarsi. Sorgeranno da una delle più grandi battaglie della natura, quella tra i continenti in collisione. Terra, 100 milioni di anni fa. La mappa continentale del mondo moderno sta gradualmente diventando riconoscibile. Ma tra i continenti è ancora in corso una battaglia che cambierà per sempre l'aspetto del nostro pianeta e che creerà alcune delle più straordinarie configurazioni geologiche. Con il lento movimento dei continenti da una parte all'altra del globo, la crosta viene lentamente inghiottita dalla Terra nelle fosse di subduzione tra le placche. Tuttavia, quando i continenti si scontrano a livello dei margini delle zolle, c'è una lotta per la supremazia. Se nessuna delle due placche cede e scivola per essere consumata dal mantello, allora entrambi i continenti spingono con forza l'uno contro l'altro. I punti di compressione tra i continenti diventano così montagne. Le Alpi sono la catena montuosa più grande d'Europa.
sono più alte delle montagne rocciose e si estendono dalla Francia fino alla Slovenia, attraversando l'Italia, la Svizzera e l'Austria. La loro formazione è il risultato diretto della collisione tra l'Africa e l'Europa. La storia delle Alpi ha inizio quando la placca africana si stacca da quella sudamericana e si sposta verso l'Europa. Senza il movimento delle placche non ci sarebbero state montagne. Gerard Stampfli, professore all'Università di Losanna, in Svizzera, studia i processi che hanno formato le Alpi. La placca africana e quella eurasiatica iniziano a muoversi una verso l'altra, intrappolando una terza placca più piccola, quella iberica. Le tre placche si scontrano. La placca eurasiatica viene spinta verso il mantello e taglia via quella iberica. Il mare Tetide inizia a chiudersi. La placca eurasiatica preme con forza sotto quella africana e spinge il fondale marino del Tetide e parte della placca iberica 960 km a nord, sollevandoli di migliaia di metri. Rocce che si sono formate in fondo all'oceano finiscono in cima alle Alpi. È affascinante pensare che se sei in cima al Matterhorn, in realtà ti trovi in Africa. Per i geologi l'Africa termina sulle Alpi. Nei successivi 100 milioni di anni i continenti continuano ad urtarsi. Iniziano a formarsi nuove catene montuose in tutto il globo. La più grande, l'Himalaya, nasce quando la placca indiana si dirige a nord verso quella eurasiatica. Si muove velocemente, di circa 5 centimetri l'anno. Il movimento della placca indiana provoca uno scontro tra due enormi continenti e crea alcune delle formazioni più alte mai esistite. L'incredibile potenza della deriva dei continenti non genera solamente le montagne, ma anche uno degli elementi più caratteristici del mondo: il Grand Canyon, in Arizona. Il Grand Canyon è una cicatrice della Terra. Il geologo Ron Blakey studia il canyon da oltre 30 anni. È un posto fantastico per conoscere la Terra. Il Grand Canyon è lungo più di 360 km e largo fino a 29. Nel punto più profondo è alto oltre 1500 metri. La gola svela l'interno del continente nordamericano. È come guardare tra le pagine di un libro. Ogni strato racconta una storia del passato. Una delle cose più belle del Grand Canyon è che salire lungo le sue pareti è come viaggiare su una macchina del tempo. La stratificazione della roccia mostra la storia geologica del Nord America, da oggi fino a 2 miliardi di anni fa. Più si va in profondità, più vecchie sono le rocce. Studiando gli strati, Blakey può mettere insieme la storia del canyon. In cima trova delle prove davvero molto interessanti: fossili di organismi acquatici. Accidenti. Questo terreno è una miniera d'oro. È uno straordinario esempio di fondo marino permiano. La notizia più importante che ci fornisce è che quando le rocce si sono formate, questa zona doveva trovarsi vicino al livello del mare. Ora si trova a 2000 metri di altezza. Deve essere successo qualcosa. O il mare è sceso di 2 chilometri, ed è piuttosto improbabile, oppure il suolo si è sollevato. Siamo abbastanza sicuri che sia andata così. 250 milioni di anni fa, dalla collisione tra la placca pacifica e quella nordamericana, inizia a formarsi il Grand Canyon. Le due placche si scontrano con una tale forza che quella nordamericana si solleva di oltre 3000 metri. Nell'arco di 15 milioni di anni, quello che una volta era un fondale marino diventa un vasto altopiano, lontano dal livello del mare.
Rimane così per milioni di anni, finché viene trasformato dall'erosione dell'acqua. 6 milioni di anni fa, qualche centinaio di chilometri a sud del Grand Canyon, i movimenti delle placche creano il Golfo della California. Per la prima volta, i piccoli ruscelli delle montagne rocciose possono sfociare nell'oceano. Quando i ruscelli che nascono sulle montagne rocciose, nella loro corsa verso il mare, incontrano il Grand Canyon, ne provocano l'erosione. I corsi d'acqua si uniscono a formare quello che oggi è il Colorado. Il fiume scorre attraverso le montagne e punta al Golfo della California. Serve un fiume per scolpire il canyon. L'acqua è passata tra le rocce, strato dopo strato, rimuovendo del materiale e lasciando l'enorme voragine che si trova alle mie spalle. Il Grand Canyon è una vera e propria testimonianza dell'incredibile potenza dei continenti nel plasmare il nostro pianeta. Tornando al nostro viaggio attraverso la nascita e la morte dei continenti, ora andiamo indietro di 20 milioni di anni. 4.000 chilometri a sud del Grand Canyon sta per verificarsi un'altra collisione tra le placche. Il moderno mappamondo è quasi completo. L'acqua che scorre liberamente tra l'Oceano Pacifico e l'Atlantico, però, separa ancora l'America settentrionale da quella meridionale. Per diversi milioni di anni, la placca del Pacifico scivola sotto quella dei Caraibi. La pressione provoca eruzioni vulcaniche sottomarine. Alcuni vulcani esplodono con una violenza tale da creare una catena di piccole isole tra l'America meridionale e quella settentrionale. Durante i successivi 17 milioni di anni, le correnti oceaniche depositano tra queste nuove isole dei sedimenti. Gradualmente i depositi aumentano e si comprimono, formando dei ponti di collegamento tra le isole. Circa 3 milioni di anni fa, l'Istmo di Panama unisce finalmente le due Americhe. Separando l'Oceano Atlantico dal Pacifico, interrompe il flusso d'acqua tra i due e le correnti oceaniche devono trovare così nuove strade. Questo provoca un ulteriore cambiamento nel clima del nostro pianeta. Cambia il movimento delle correnti calde intorno al globo, sconvolgendo gli schemi meteorologici e spingendo il pianeta verso una glaciazione. Si estinguono molte specie. I continenti, così come li conosciamo oggi, si sono formati creando un ambiente ospitale e idoneo all'evoluzione e alla prosperità della civiltà umana. Ma quanto potrà durare? Le forze che alimentano la tettonica a zolle sono ancora attive e smembreranno nuovamente i nostri continenti. Costruiranno un nuovo mondo. Un mondo che potrebbe provocare un'altra estinzione di massa e spingere l'umanità sull'orlo della distruzione. Un'immagine dallo spazio ci mostra l'attuale conformazione della Terra. Alcuni continenti, così come li conosciamo noi oggi, sono separati da un confine politico piuttosto che geografico. Africa e Eurasia è un enorme supercontinente che comprende Africa, Europa e Asia. Va dall'altopiano della Siberia in Russia fino al Capo di Buona Speranza in Sudafrica. Uno spettacolare viaggio lungo i tre continenti ci mostra drastici cambiamenti climatici, paesaggi intensi e culture diverse. Ad ogni modo, Africa e Eurasia non è l'unico supercontinente del pianeta. Dato che le due Americhe sono collegate dall'Istmo di Panama, possono essere considerate anch'esse come un solo grande continente. E se lo stretto di Bering tra la Russia e l'Alaska si congelasse, sarebbe possibile camminare da Capo Horn in Sud America al Capo di Buona Speranza in Sudafrica. Un viaggio di circa 40.000 chilometri. Tuttavia questo non sarà sempre possibile, perché le potenti forze sotto la superficie continuano a far spostare i continenti lungo il globo. È un processo che è iniziato alla loro nascita, 4 miliardi e 400 milioni di anni fa, e che continuerà ancora a lungo. Questa è solo un'istantanea del ciclo che interessa la Terra da 4 miliardi e mezzo di anni e che continuerà anche quando non ci saremo più.
La deriva dei continenti ha anche altre conseguenze sul nostro pianeta. Provoca numerose calamità naturali. Il movimento delle placche genera punti di tensione che portano all'eruzione dei vulcani. Quando i continenti si separano, l'instabilità creatasi sui margini provoca terremoti che distruggono intere comunità. Quello verificatosi in Pakistan l'8 ottobre 2005 nella regione del Kashmir ha ucciso quasi 75.000 persone e lasciato 3 milioni di persone senza una casa. Quando le placche scivolano nel mantello, la loro fusione produce onde devastanti. Lo tsunami del 2004 in Indonesia è soltanto una delle dimostrazioni della terribile potenza sprigionata dal movimento delle placche. Simili calamità naturali rientrano nella tettonica a zolle e non si fermeranno mai. È impossibile prevedere esattamente quando si verificherà la prossima catastrofe, ma è possibile sapere dove avrà luogo. Lungo i margini delle placche. Localizzando su una mappa i terremoti e i vulcani, vediamo che si allineano lungo le fratture delle placche. Tracciando il percorso delle placche nelle prossime decine di milioni di anni, il futuro di molte città appare tragico. Come apparirà in futuro il nostro pianeta? Tra 50 milioni di anni l'Oceano Atlantico si allargherà, allontanando ancora di più New York dal Nord Africa. Contemporaneamente, nell'altro emisfero, l'Australia sarà in rotta di collisione con il sud-est asiatico. E in Europa, l'Africa si dirigerà a nord, chiudendo il Mar Mediterraneo. Dove prima si trovavano l'Italia e la Grecia, si formerà una nuova catena montuosa. Conosciute come le montagne mediterranee, saranno grandi come l'Himalaya e si estenderanno dalla Spagna all'Asia, passando per il Sud Europa e il Medio Oriente. 100 milioni di anni nel futuro. La potenza dei movimenti continentali renderà irriconoscibile la superficie della Terra. L'Oceano Atlantico continuerà ad allargarsi, ma si formerà una zona di subduzione lungo la sua linea costiera occidentale. Il primo segnale di tutto ciò oggi è visibile ai Caraibi, nella fossa di Puerto Rico. Questa fossa si svilupperà lungo la costa orientale dell'America, sia verso nord che verso sud. L'ampia zona di subduzione consumerà l'Oceano Atlantico, trascinando l'Europa e l'Africa di nuovo verso le Americhe. 250 milioni di anni nel futuro. Alcuni esploratori intergalattici di ritorno sul proprio pianeta d'origine trovano un mondo completamente diverso. Non ci sono più i continenti che oggi conosciamo, ma un unico, gigantesco territorio che comprende gran parte delle terre emerse. Trovano un mondo ghiacciato e vuoto. Gli esploratori cercano i resti delle nostre città, ma nello scontro tra Europa e America, tutte quelle lungo la linea costiera si sono gradualmente distrutte. Il futuro geologico di New York sarà piuttosto traumatico. La città si trova in una zona che verrà probabilmente interessata da una collisione continentale. L'America del Nord e l'Europa si scontreranno e produrranno una serie particolare di rocce che si accartocceranno durante la collisione. New York e le città vicine verranno schiacciate e sepolte in profondità, lasciando nient'altro che pochi resti. In futuro i geologi potranno trovare i resti di New York City intrappolati nelle rocce. Palazzi, bottiglie di plastica, pezzi di automobili. Tutte queste cose diventeranno dei resti fossili e saranno reperti riconoscibili solo da un geologo del futuro che sa esattamente cosa sta cercando. A causa della sua somiglianza con il supercontinente del passato, questa futura massa di terra viene chiamata Pangea Ultima. Quasi tutti i blocchi di terra del mondo si raggrupperanno. Probabilmente Pangea Ultima assisterà a forti escursioni climatiche, inverni glaciali ed estati cocenti.
Questo tempo implacabile potrà avere effetti devastanti su tutte le forme di vita del pianeta. È interessante meditare sulle implicazioni per l'umanità. Certamente nel tempo la disposizione dei continenti modificherà il clima della Terra, che a sua volta inciderà sulla sopravvivenza degli organismi e diventerà un fattore determinante nelle estinzioni di massa. Il mondo che conosciamo sta gradualmente andando incontro alla propria distruzione. I processi che plasmano la superficie della Terra non cambieranno mai. Ci saranno terremoti, vulcani, tsunami e uragani, totalmente incuranti degli esseri umani. Il pianeta sarà sempre qui, probabilmente la tettonica a zolle continuerà per altre centinaia di milioni di anni. La domanda è se gli uomini saranno ancora presenti. Tuttavia, anche Pangea Ultima potrebbe non essere la fine della storia. Le forze che l'hanno creata potrebbero smembrarla e continuare il ciclo di morte e rinascita. Ma a quel punto, gli effetti della deriva dei continenti potrebbero essere insostenibili per la nostra specie. Con le città distrutte e il clima eccessivamente rigido, potremmo aver già abbandonato il nostro pianeta, alla ricerca di una casa più sicura.